Stiamo lavorando per una descalation, ho ribadito che secondo noi l'Iran può procedere con la ricerca nel nucleare civile, ma non può procedere con il nucleare militare, cioè non può avere la bomba atomica. Noi crediamo che è fondamentale avere un dialogo con Israele e grazie a questo dialogo noi siamo riusciti a portare in Italia quasi 1000 fuoriusciti da Gaza, cioè siamo il paese nel mondo, insieme all'Egitto e all'Oman, che ha accolto il maggior numero di palestinesi di Gaza. Ormai l'attacco americano c'è stato, dobbiamo lavorare affinché non ci sia una descalation. Per questo stamani ho parlato a lungo con il ministro degli esteri dell'Iran, così come ho parlato a lungo con il ministro degli esteri di Israele. Entrambi hanno detto qual è la posizione dell'Italia, noi siamo per il cessate il fuoco ovviamente a Gaza, ma anche per trovare una soluzione in Iran. Iran has been a threat for decades, and the EU has always said that Iran must not be allowed to develop a nuclear weapon, as it would be a threat to international security. EPP, ECR and Patriot say that they do not want this file to continue because they want to exempt the micro-enterprises from this directive. Italy changed its position. What a surprise. Then when it comes to the southern border, it's crucial. And this is something Spain and Portugal and Italy and Greece have consistently fought for. That NATO is very much concentrating on the southern border. If we would not be able to deal with, yes, the Middle East, which is very big and commanding all the headlines, and Ukraine at the same time, we should not in the business of politics and military at all. We have to make sure that in 3 to 5 years they won't try. So if we want to prevent war, spend more, peace through strength, we can put every label on it, but they are all true. So this is really historic. My message to my European colleagues is stop worrying so much. Start to make sure that you get the investment plans done, that you get industrial base up and running, that the support for Ukraine remains at a high level. Luckily, it is still today. We must also modernize our legacy systems and cater for new technological needs. This is vital for credible deterrence. We set up the Rearm Europe plan to mobilize indeed 650 billion euros in defense investment over the next 4 years. And in addition, in just 4 months, we created a new financial instrument, we call it SAFE. Noi siamo convinti che l'Unione Europea debba fare cose importanti, debba creare le condizioni generali affinché poi gli Stati membri, le regioni e le amministrazioni locali possano utilizzare gli strumenti europei per essere operativi e soprattutto calati nelle realtà che non sono tutte uguali per tutti i paesi d'Europa. L'innovazione è la strategia con la L maiuscola. Noi oggi ospitiamo la presentazione di questa piattaforma promossa dalla Regione Lazio affinché l'innovazione diventi la base anche per la nostra regione, presentata in un contesto europeo che chiaramente in questo momento ha competenza e ha soprattutto la voglia di essere al fianco delle imprese e dei cittadini. L'Italia e il Lazio hanno dei cluster fortissimi, aerospazio, intelligenza artificiale, scienza della vita. Dobbiamo puntare molto sull'innovazione e anche ovviamente sull'attrazione di investimenti. La nostra è una regione con grandissime opportunità dal punto di vista del capitale umano, soprattutto abbiamo tantissime università, la capitale che è Roma, che è la città più popolosa d'Italia. For us, what is the most important that the unity of NATO countries and all Europe and European Union, and you see this unity around Ukraine. My optimism that as these budgets get restored and as the innovation pipeline, which has incredible things that make me feel not only can we eradicate polio, but also malaria, and dramatically reduce all the infectious diseases, including HIV, during these 2 decades. Will be discussed making sure that Ukraine over the coming years will continue to count on the support of NATO countries to keep them in the fight, but also make sure that we can bring Ukraine to a durable and lasting peace. I'm hopeful and cautiously optimistic we will get there.
If Trump would not have been elected president, so I think what I said in the text message to him, totally fine that he published it. I think 3.5% in 10 years' time is a realistic objective. It won't be easy to get there, but it is what NATO has decided as necessary to be ready for the threat that comes from Russia. That hit ended the war. I don't want to use an example of Hiroshima. I don't want to use an example of Nagasaki. But that was essentially the same thing. I think great progress is being made on Gaza. I think because of this attack that we made, I think we're going to have some very good news. I was talking to Steve Witkoff, who, by the way, is terrific, and who knows more about this subject than anybody. Israel came back yesterday. I was so proud of them because they came back. You know, they went out because they felt it was a violation. And technically they were right, but it just wouldn't have worked out very well. Avremmo voluto cercare di raccontare quello che è realmente la prospettiva del supporto della filiera della canapa in Europa, dall'Europa attraverso la politica agricola comune, attraverso tutte le possibilità di finanziamento che abbiamo a livello europeo. Con il gruppo dei Greens abbiamo organizzato uno splendido convegno sulla canapa industriale seguendo una particolare linea direttrice. Prima abbiamo parlato delle potenzialità che questa pianta ha sulle ricadute dell'edilizia e dei biomateriali plant-based che possono essere la base di una nuova rivoluzione industriale ecologica, e infine abbiamo poi approfondito insieme anche a un rappresentante della DG Agri la situazione legata al fiore, in quanto in Italia c'è un po' una problematica legata a se il fiore possa essere o non utilizzato. Principalmente vi è un pregiudizio legato alla confusione tra la canapa industriale e la marijuana cosiddetta. In questo caso noi parliamo di una pianta che non produce sostanze stupefacenti, quindi che non alterano in alcun modo lo stato psicofisico dell'utilizzatore e che quindi anche nelle proprietà farmaceutiche non hanno un rischio d'abuso, mentre invece si tende, confondendo le due piante, le due sostanze, a restringere le potenzialità nell'ambito della ricerca e dello sviluppo a causa di questo pregiudizio. Noi siamo un'associazione, siamo oltre 400 aziende e di tutto il comparto, quindi ci occupiamo di rappresentare dall'agricoltore fino al commerciante, trasformatore ed esperto anche di settore. Abbiamo delle ottime collaborazioni anche con tossicologi, scienziati. La Regione Veneto è una delle regioni che più ha compreso le potenzialità di questa filiera e in questi 8 anni ha sostenuto anche con investimenti pubblici questo tipo di filiera, e di conseguenza si è vista anche un pregiudizio nella potenzialità e capacità regionale. Siamo contrari all'aumento della spesa militare al 5%, per il nostro Paese rischia di essere la fine dello Stato sociale. Stiamo parlando di 445 miliardi in più di spesa militare nei prossimi 10 anni, davanti a un governo Meloni che non è in grado di dire no a Trump, come hanno fatto Sanchez, come hanno provato a fare anche altri. Il nostro gruppo è molto critico in questo momento rispetto ad alcune scelte senza precedenti, compresa quella di avere ritirato una direttiva che stava arrivando alla fine del negoziato al trilogo, e so che oggi stesso c'è stato un confronto tra la nostra presidente del gruppo Irace Garcia Perez, che peraltro ci raggiungerà a breve qui alla scuola di formazione, e sarà occasione anche per fare un punto insieme su come reagire a questa decisione della Commissione che scavalca il Parlamento che stava negoziando e che lo fa per un capriccio dei conservatori sempre rincorsi dai popolari europei. Abbiamo sentito anche una forte necessità dentro alla famiglia socialista di alzare la voce su Gaza, non solo per il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi e gli aiuti umanitari, ma anche per sospendere l'accordo di cooperazione UE-Israele. This pro-European power comes from the EU, of course, but also beyond. Ukraine, United Kingdom, Norway, all united today to stand up for liberal freedoms, to claim our space. Because challenges are high and we won't give in. Because liberal democracy is under attack.
We have economic challenges in quite some member states, so how do we keep growing as an economy, be an economic superpower, but we also need to be a defense superpower. That means ramping up our investment, ramping up our capabilities, and we need to be a diplomatic superpower. We right now see that Europe is sidelined very often, and this cannot be our future. So my goal is working to make the EU a third superpower, and I'm really looking forward to the debates today. Thank you very much. Finally, on simplification. Businesses, small businesses, larger businesses in Europe are asking us for help. We make life too difficult for them. We are leading the charge for simplification. We want ambition, and we will make sure to deliver on that. Creo que es más que evidente que Israel está violando ese artículo 2 y por tanto lo que defenderé hoy en el Consejo Europeo es que Europa tiene que suspender el acuerdo de asociación con Israel. The Hungarian position is rebellion. You know, we discussed 100 times how to change and make more effective the regulation on migration, and nothing happened. They are just coming in. So if we come together to have nice meeting and nice talk, it will never work. So the only way to stop it, as we Hungarians has done, which means that nobody can step into the territory of Hungary without having a permission from the Hungarian authorities. Sustainable peace in the Middle East requires a lasting solution in Gaza. The humanitarian situation there is catastrophic, and human rights are being violated. The review of Israel compliance with our joint association agreement has confirmed this. We need to engage in a frank dialogue with Israel to get out of this crisis and to change the situation on the ground. And of course, we can never forget that Hamas needs to immediately free the remaining hostage. I would like to reiterate my call to the Hungarian authorities to allow the Budapest Pride to go ahead this Saturday. It is important that it goes ahead without fear of any criminal or administrative sanctions. Our union is one of equality and non-discrimination. These are our core values enshrined in our treaties, and they must be respected at all times across the European Union.